concludiamo questa seconda sezione sulle fonti del diritto con la riserva di legge. Andiamo a vedere che cos'è la riserva di legge. In generale, la riserva di legge vuol dire che la Costituzione in determinati casi attribuisce soltanto alla legge la possibilità di essere fonte del diritto per determinate materie. Esistono tre tipi di riserve di legge: la riserva di legge assoluta, nel senso che una determinata materia può essere disciplinata soltanto dalla legge. Ovviamente la Costituzione, quando parla di legge del Parlamento, la legge nazionale, perché quando parla di altri tipi di legge come la legge regionale specifica regionale. Negli articoli si parla semplicemente di legge, ma si intende la legge dello Stato, quella che fa il Parlamento. Quindi nel caso della riserva di legge assoluta solo la legge può disciplinare quella materia, come per esempio il diritto penale, salvo poi regolamenti di stretta esecuzione che possono essere emanati anche dal governo. Poi abbiamo la riserva di legge relativa, nel senso che alla legge spetta la disciplina essenziale di quella materia, di andare a fissare i principi generali in ordine al regolamento di quella materia, e poi spetterà ai regolamenti dell'esecutivo, cioè del governo, che non è il potere legislativo ma appunto il potere esecutivo, la ulteriore disciplina di dettaglio. Poi invece abbiamo infine la riserva di legge rinforzata, e qui la Costituzione cosa va a dire? Che non soltanto il fatto che è la legge e soltanto la legge e nessun'altra fonte di diritto che deve disciplinare quella materia, ma la Costituzione va a porre limiti alla legge stessa, cioè dice che nemmeno con la legge si può andare oltre quei limiti stabiliti. Vediamo adesso alcuni articoli della Costituzione che contengono delle riserve di legge e analizziamone uno per ciascun tipo di riserva di legge. Cominciamo con la riserva di legge assoluta, che è prevista nell'articolo 13 della Costituzione. Leggiamo il secondo comma, che dice: non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Quindi questa è una riserva di legge assoluta. Solo la legge, ovviamente la legge dello Stato che fa il Parlamento, il Senato e la Camera, solo la legge può andare a determinare quali sono i casi e i modi per privare una persona della libertà personale, anche semplicemente per condurre un'ispezione o una perquisizione. Quindi qui non solo serve il provvedimento motivato del giudice, ma anche il giudice è vincolato dalla legge e può disporre la detenzione, l'ispezione, la perquisizione solo nei casi e nei modi che la legge ha previsto. Andiamo poi a vedere un articolo che è il 97, dove è contemplata un'ipotesi di riserva di legge relativa. Quindi andiamo a leggere il secondo comma. Anche in questo caso i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Ecco, qui la Costituzione anche in questo caso ci dice che è soltanto la legge e nessun'altra fonte del diritto che può stabilire come debbano essere organizzati i pubblici uffici. Però poi successivamente, quando la legge ha stabilito in linea di massima i principi generali di organizzazione dei pubblici uffici, appunto della pubblica amministrazione, poi i dettagli potranno anche essere demandati a dei decreti attuativi del governo, che appunto il governo è il potere esecutivo, non è il potere legislativo. Quindi qui la riserva di legge c'è sempre il fatto che solo la legge può disciplinare questa materia, ma la riserva di legge è più blanda, è meno stringente, nel senso che poi anche una fonte di diritto diversa dal potere legislativo, qual è appunto il potere esecutivo del governo con i decreti attuativi, potrà andare a dettagliare la legge che appunto è stata fatta dal Parlamento. Vediamo infine un'ipotesi di riserva di legge rinforzata all'articolo 16 della Costituzione, che dice: ogni cittadino può circolare o soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale
per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Quindi qui perché è rinforzata? Cioè perché è ancora più stringente la riserva di legge? Perché anche in questo caso si va a dire, andando oltre la riserva di legge assoluta, che abbiamo visto come primo caso, si va a dire che per quanto riguarda questa materia, non solo è soltanto la legge e nessun'altra fonte del diritto che può disciplinarla, ma in questo caso la Costituzione va a dettare delle regole alla legge stessa, nel senso che dice che salvo limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza, cioè salvo i casi in cui sia necessario limitare la circolazione delle persone per motivi di sanità e di sicurezza, al di fuori di questi casi la legge non deve andare assolutamente a prevedere che i cittadini non possano circolare liberamente sul territorio, cioè sarebbe incostituzionale quella legge, non lo deve fare nemmeno la legge. Ecco perché si parla di riserva di legge rinforzata.